Austin, 1885. La città si modernizza, apre ristoranti, inaugura hotel, accende la corrente e intanto qualcuno la spegne a colpi d'ascia. 8 morti, un assassino fantasma, investigatori che annusano la terra coi cani e uomini che venivano arrestati solo per avere la faccia strana. Questo non è un caso risolto, ma è un caso con un nome molto figo, l'annientatore di ragazze schiave. Ma ora, signori, sigla! Adesso c'è la sigla. Lo devi tenere in inglese. Serve anche per l'Annihilator. Sì, era casava di più, Non puoi rifarlo. No, dai, tempo. Bella raga e benvenuti in un nuovo episodio della nostra bellissima serie Podsnack. Di conseguenza prendete uno snack, mettetevi seduti e ascoltate, anzi meglio guardate questo bellissimo episodio. Il 96% delle persone che guardano i nostri video non sono iscritte al canale, quindi per favore iscrivetevi. Siamo oggi in compagnia di Pavlein, che avete già conosciuto per la prima volta nel video Di notte in una casa abbandonata, letti di persone, che trovate qui. Qua. Perché l'hai letto in quel modo? Ho scritto questo episodio leggendo vari articoli del tempo. Senza ulteriori indugi iniziamo con il contesto storico. Siamo nel 1884 ad Austin, in Texas, stato del quale vi abbiamo già fornito un background storico nell'episodio 10. Ma per chi se lo fosse perso, ecco un veloce riassunto. Nel 1824 il Texas era governato dal Messico, ma i Texians, i coloni, non andava bene e quindi si ribellarono, formando la Repubblica del Texas, la quale fu annessa agli Stati Uniti nel 1845. Nel 1867, tra una sottospecie di guerra civile e il Ku Klux Klan, il generale Philip Sheridan dichiarò: "Se possedessi l'inferno in Texas, affitterei il Texas e andrei a vivere all'inferno." E questo è quello che accade in Texas. Ma sentiamo cosa scrive Skip Hollandsworth, giornalista del Texas Monthly, sulla città di Austin. Appena 2 decenni prima degli omicidi, Austin era una rustica cittadina di cowboy con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Per l'inizio del 1885, cioè al tempo degli omicidi, la città aveva raggiunto la soglia della modernità, arrivando a 14.500 abitanti, numerosi ristoranti e svariati hotel. E sempre secondo Hollandsworth, Austin aveva tutte le carte in regola per diventare un paradiso urbano. E invece divenne un inferno urbano, siccome siamo arrivati agli omicidi. La prima vittima del killer fu una giovane cuoca nera chiamata Molly Smith. Il suo cadavere fu trovato il 30 dicembre del 1884 nella neve, vicino alla casa del suo datore di lavoro. Aveva una profonda ferita d'ascia alla testa, ma non solo, era stata pugnata al petto, all'addome, alle gambe e alle braccia. Il sangue versato dalle sue ferite formava una pozza così ampia che sembrava ci fluttuasse sopra. Dopo di lei, un'altra cuoca nera, chiamata Eliza Shelley, fu trovata morta. Era il 7 maggio 1885. La testa di Shelley era stata quasi divisa in due da un colpo d'ascia. Già al tempo, la scelta delle vittime e il modus operandi dell'annientatore stavano diventando evidenti. 3 settimane dopo la morte di Shelley, fu il turno di Irene, siamo italiani, di Irene Cross, cioè un'altra domestica nera, la quale fu tagliata a fette con un coltello. Qua tagliata a fette è molto vago, io ho cercato, non specificano se gli fa dei tagli, se la taglia proprio a fette, comunque fu ritrovata in vita e morì poco dopo, quindi diciamo che non è che proprio l'affetta, è molto vago e non specifico. A settembre del 1885, una domestica di nome Rebecca di nome Rebecca Ramey fu aggredita nel sonno e venne lasciata priva di sensi. Mary, la figlia undicenne, fu trascinata nel lavatoio dietro casa, dove fu stuprata e successivamente uccisa con una sbarra di ferro infilata nell'orecchio. Poco dopo toccò a Gracie Vance e al suo compagno Orange Washington, i quali stavano dormendo in una baracca dietro casa del datore di lavoro di lei. Washington fu colpito alla testa con un'ascia, mentre Gracie fu trascinata in una stalla, dove venne trovata massacrata. La sua testa, secondo l'Austin Daily Statesman, era ridotta quasi in gelatina. Fino a quel punto, l'unico conforto per i bianchi di Austin era che il killer sembrava uccidere solo persone nere. Ma la notte della vigilia di Natale del 1885, l'assassino commise 2 omicidi separati, in luoghi completamente diversi, e, a differenza di tutte le vittime precedenti, queste erano bianche. Sfortunate vittime erano la 45enne Susan Hancock, descritta da un giornalista come una delle signore più raffinate di Austin, e la 17enne Eula Phillips, nipote di uno dei membri della colonia originale di Stephen Austin.
uomo considerato il fondatore del Texas, nonché uomo dal quale la città di Austin prende il nome. Entrambe furono ritrovate morte nelle loro case. La testa di Susan fu spaccata in due poco prima di mezzanotte e le ferite mostravano che qualcosa di affilato e sottile le era stato conficcato nell'orecchio destro fino al cervello. Circa un'ora dopo, Eula fu trovata morta nel quartiere più ricco della città. Il suo corpo nudo era in un vicolo buio dietro la casa del suocero, dove viveva con il marito, Jimmy Phillips Jr. e il loro figlio. Jimmy era a letto, quasi privo di sensi, con una profonda ferita nella parte posteriore della testa. Accanto a lui c'era il bambino, illeso, che teneva in mano una mela. Eula fu ritrovata seguendo la scia di sangue che partiva dalla camera da letto. Il suo cranio era stato fracassato con un'ascia e pesanti pezzi di legno erano stati sistemati sulle sue braccia, come a tenerla bloccata durante l'attacco. Si scoprì che era stata violentata. Sorse subito agli occhi della gente un dettaglio assente in tutti gli altri omicidi: i pezzi di legno appoggiati sulle braccia. Questo dettaglio sollevò un'ipotesi inquietante. Certo, magari era solo un caso, d'altronde non era difficile trovare dei legnami in una città che era nel bel mezzo del boom edilizio, ma d'altro canto la gente cominciò a chiedersi: e se ci fosse un altro assassino? Austin era forse in preda a più maniaci contemporaneamente? Hollandsworth ci ricorda che siamo nel 1885 e che All'epoca il termine serial killer non era nemmeno stato coniato. Nessuno aveva pensato di studiare le scene del crimine per costruire un profilo psicologico dell'assassino. Le impronte digitali e la tipizzazione del sangue non erano ancora state inventate. La polizia si affidava ai cani per inseguire sospetti e un gruppo di segugi percorreva ogni notte le strade sterrate di Austin, annusando e ululando. L'annientatore, scrive Hollandsworth, attraversava la sua città dando la caccia alle donne senza badare a razza o classe sociale, colpendo rapidamente nelle notti di luna piena e scomparendo altrettanto in fretta. a un certo punto la polizia coinvolse anche degli investigatori privati, sperando che potessero scoprire qualcosa che i loro uomini non vedevano, ma la loro presenza contribuì solamente ad aumentare il panico in città. Sentiamo ora una parte dell'articolo 3 omicidi in una notte del New York Times pubblicato il 26 dicembre. Sono stati effettuati oltre 400 arresti e alcuni dei sospettati neri sono stati sottoposti a interrogatori molto severi, ma non hanno confessato nulla. Chissà perché nel 1885 negli USA solo i sospettati neri sono stati sottoposti a interrogatori molto severi. Chissà perché, non ho idee proprio. A lei. I cittadini hanno raccolto più volte denaro e sono stati assunti detective del nord negli ultimi 6 mesi per stanare i criminali. Molte persone credono che gli omicidi siano stati commessi da qualche astuto pazzo, ossessionato dall'idea di uccidere donne. Seguendo questa teoria, quasi ogni uomo in città, nero o bianco, noto per avere stranezze di qualsiasi tipo, è stato sorvegliato dai detective, senza però alcun successo. Però qua almeno specifica senza fare differenze, nero. Vabbè. E poi gli omicidi cessarono. In totale il numero dei cadaveri dell'annientatore ammonta a 8, 6 donne, una bambina di 11 anni e un uomo. I sospettati principali nella lista di 400 erano Walter Spencer, cioè il fidanzato della prima vittima, al quale fu assolto dopo un processo di 2 giorni. 2 fratelli bianchi dall'aspetto sospetto, trovati con vestiti insanguinati, Jimmy Phillips, cioè il marito di Eula, e Moses Hancock, il marito di Susan. Secondo l'accusa, Phillips sarebbe stato un copycat killer, cioè avrebbe approfittato della serie di omicidi già in corso per uccidere la sua bella e infedele moglie. Venne inizialmente condannato a 7 anni, ma la sentenza fu annullata dopo 6 mesi. Il processo Hancock finì in con una giuria spaccata, termine difficile per dire che non riuscirono a mettersi d'accordo. Quindi il vero annientatore era ancora in libertà, ma dove era finito? E stava ancora colpendo o no? Qua le teorie si dividono in 2 rami principali. C'è chi crede che l'annientatore e Jack lo squartatore fossero la stessa persona, alcuni nominando anche dei possibili colpevoli. Ovviamente questa è una teoria più recente, diciamo. E c'è chi crede che l'annientatore fosse un ragazzo nero 19enne, ucciso da un poliziotto mentre trascinava fuori da un salone una ragazza. Si pensa sia stato lui perché, casualmente, proprio dopo la sua morte, gli omicidi cessarono. Entrambe le teorie sono plausibili, ma alla fine non si arrivò mai a una decisione definitiva. E niente signori, con ciò si conclude anche il... Dio, che episodio siamo? Oh no. E niente signori, con ciò si conclude l'episodio 12. Ringrazio Paulin per essere venuto, Sherlock per essere venuto in ritardo. E niente signori, ci si becca nell'episodio 13. Ciao raga. Ciao.